Contrazione ed espansione. Come un respiro, questo è l'andamento di un ciclo immobiliare. Fasi in cui i prezzi di mercato salgono, che si alternano a fasi in cui invece scendono. Ci troviamo attualmente in una fase di contrazione del ciclo immobiliare. Quindi si potrebbe supporre che dopo questa ennesima contrazione seguirà una fase di espansione. E se sì, quando? Guardando al passato del mercato immobiliare, cosa potremmo attenderci dal futuro? Vediamo quindi insieme che cosa ci aspetta. Siamo a valle di questo ciclo immobiliare in attesa di risalire a monte? Probabilmente è così, ma rimane ora un grosso dubbio, quello relativo alla durata dei cicli immobiliari. Infatti, la durata dei cicli sta costantemente aumentando. Come si vede da questa analisi storica, dagli anni 70 la durata dei cicli immobiliari è aumentata progressivamente, da 5 anni dal 73 al 78, a 9 anni dal 78 all'87, poi ancora 11 anni dall'87 al 98 e infine l'ultimo ciclo sta durando da più di 20 anni. L'economia è ovviamente cambiata in 50 anni e così i cicli del mercato immobiliare, la cui durata è praticamente raddoppiata nell'ultimo ciclo, che peraltro deve ancora concludersi. Il prossimo ciclo immobiliare durerà il doppio del precedente? Non possiamo ovviamente saperlo. Possiamo però immaginarci gli scenari che potrebbero verificarsi qualora i cicli immobiliari durassero molto di più che in passato. Lo scenario numero 1 riguarda gli acquirenti e un possibile cambio di percezione del mercato immobiliare italiano. Il prezzo degli immobili è calato in maniera costante negli ultimi 15 anni. Le compravendite in soltanto 5 anni sono state dimezzate. Solo negli ultimi anni post-pandemia abbiamo visto la prima vera inversione di tendenza dei prezzi. Una tendenza però fermata sul nascere da inflazione ed aumento dei tassi. Se il ciclo immobiliare in corso durasse molto più a lungo che in passato, potremmo assistere ad un cambio di prospettiva nel modo in cui le nuove generazioni vedono l'acquisto della casa. Storicamente, un mercato con fasi di espansione predominanti e cicli brevi ha rafforzato la percezione dell'immobiliare come investimento sicuro. Tuttavia, questo potrebbe cambiare in futuro. La crisi demografica influenzerà in modo significativo il mercato immobiliare dei prossimi anni. Le prospettive sulla popolazione incideranno soprattutto sulle dimensioni degli appartamenti, mentre i giovani acquistano sempre meno case. E per questo sono nate misure di incentivo come il bonus acquisto prima casa under 36. Con le famiglie sempre meno numerose e i prezzi reali sempre più alti, anche a causa dell'aumento dei tassi, i nuovi acquirenti prediligono l'acquisto di case più piccole rispetto agli anni passati, quando non direttamente l'affitto. E tutto questo ci porta ad un'analisi che riguarda direttamente chi, come me, investe in immobili. Cosa potrebbe cambiare per l'investitore immobiliare? Se finora abbiamo parlato in un'ottica ultradecennale, di lungo o meglio lunghissimo periodo, nel caso degli investimenti immobiliari è necessario innanzitutto ricordare che le operazioni immobiliari, quantomeno quelle di flipping immobiliare, hanno durata breve, diciamo entro l'anno, quindi si svincolano da dinamiche di lungo periodo. Questo è ovviamente fondamentale, in quanto le operazioni immobiliari si fanno in ogni periodo, sia in fase di espansione che in fase di contrazione del mercato immobiliare. Continuerà sempre ad essere vincente una profonda comprensione dei prezzi di mercato, così come il comprare bene per sostenere i numeri di un'operazione immobiliare. Potrebbero però cambiare le tipologie di immobili a cui fare riferimento per investire. Supponendo uno scenario in cui in futuro ci potrebbero essere meno acquirenti, a chi rivolgersi? Probabilmente la fascia d'età degli acquirenti potrebbe tendere verso l'alto, con meno giovani acquirenti e più acquirenti di età avanzata. E anche il diverso potere di acquisto dovrà far orientare gli investitori immobiliari verso tipologie di immobili diverse.
Lo stiamo peraltro già iniziando ad osservare in questo periodo. L'aumento dei tassi ha reso più difficile l'accesso al credito per acquirenti non troppo robusti finanziariamente, portando di conseguenza gli investitori a preferire operazioni rivolte verso chi ha maggiore potere di acquisto. Trovi sopra un mio video dell'impatto dei tassi sul mercato immobiliare. Si potrebbe assistere sempre ad una maggiore spaccatura. Da una parte la vecchia generazione, che predilige e può permettersi appartamenti ampi, dall'altra la nuova generazione, che ha bisogno di spazi abitativi più piccoli, quando non preferisce proprio prolungare l'affitto anche a tempo indeterminato. Considerando le preferenze della nuova generazione per spazi abitativi più ridotti e l'apertura all'affitto a lungo termine, risulta strategico investire in monolocali o ristrutturare appartamenti per affittarli per poi venderli ad investitori in seguito. Ricordiamo inoltre che a livello europeo la spinta è verso l'efficientamento energetico e questa spinta sicuramente continuerà nei prossimi anni. Il patrimonio immobiliare italiano è totalmente da svecchiare. Il superbonus a caro prezzo si è limitato a scalfire la superficie di questo enorme lavoro. Alla luce di questo, le nuove costruzioni assumeranno un rilievo sempre maggiore nel panorama immobiliare italiano e i loro prezzi continueranno sempre più a definire il prezzo di tutti gli altri immobili. La direttiva europea del Green Deal impone che tutti gli immobili dovranno essere in classe energetica A. Come anticipato, è un obiettivo che in Italia appare a dir poco ambizioso, se non irraggiungibile. E qui ti parlo della mia esperienza, la gente quando visita un immobile inizia a chiedere quale sia la classe energetica. Attualmente tutti vorrebbero un immobile in classe A, fino a quando non vengono a scoprire quanto costa un immobile in classe A. Questo potrebbe portare a un periodo di transizione. L'investitore immobiliare potrà andare a colmare un buco di mercato. Che cosa intendo? Che chi non può permettersi un appartamento in classe A dovrà rivolgersi al mercato degli immobili da ristrutturare o di quelli già ristrutturati internamente. L'aumento dei costi di ristrutturazione esacerbato dal superbonus potrebbe scoraggiare l'acquisto di immobili da ristrutturare, immobili peraltro che potrebbero vedere nel corso degli anni una sempre maggiore svalutazione. In questo periodo di necessaria transizione verso l'efficientamento energetico, gli immobili ristrutturati internamente in classe energetica D oppure E potrebbero egregiamente colmare quel buco che si crea tra chi non vuole o può permettersi un classe A oppure semplicemente non vuole ristrutturare. Questo probabilmente è il primo scenario che si può prevedere in un'ottica decennale. E se oltre a guardare al futuro sei interessato ad approfondire il presente e perché i prezzi delle case non scendono, ti invito a guardare il video che trovi sopra e in descrizione. Metti like, iscriviti al canale, fammi sapere nei commenti che cosa ne pensi. Come sempre ti ringrazio e ci vediamo nel prossimo video.